i bending, che sono una delle prime cose che si dovrebbe imparare a utilizzare attraverso l'armonica. Spesse volte non si pensa a cosa si vuole raggiungere, si inizia a suonare uno strumento, in questo caso l'armonica, che rispetto ad altri strumenti a livello di approccio è molto semplice, il primo periodo. Poi fare quel salto per ottemperare ad una maggiore qualità è diverso, ma l'approccio, soprattutto all'inizio, è molto molto semplice rispetto, mi viene in mente, al contrabbasso che ho studiato anni fa al conservatorio. L'approccio è totalmente diverso. Ma proprio per questo questa può essere un'arma a doppio taglio. Entro un paio di mesi in cui uno inizia a studiare l'armonica, magari riesce a fare qualche primi blues, mentre per esempio mi viene in mente col contrabbasso per i primi mesi io facevo ragliare lo strumento perché ho iniziato a studiare con l'arco. Ora, spesse volte mi ritrovo a sentire armonicisti che dicono inizio a suonare dove arrivo, e qua mi viene in mente la frase di Seneca: non c'è vento favorevole per un marinaio che non conosce destinazione. Se non ho un obiettivo è difficilissimo arrivarci. Quindi, riguardo l'overbending, non so se spesse volte le persone non lo fanno perché non vogliono snaturare la tradizione, ovvero ricordando i vecchi bluesmen, non so, dagli anni 30 agli anni 40, 50, Little Walter, James Scott, Che così poi, via. piccola parentesi, gli anni 20 c'erano armonicisti che già facevano l'overbending in maniera micidiale. Mi viene in mente la favola di Esopo della volpe e l'uva, cioè la volpe non dice che non vuole l'uva perché non ci arriva o perché è acerba. Spunto di riflessione. Poi E libertà. qua tutti addosso a te adesso. Ok. Una frase di Nietzsche che dice: una cosa buona non ci piace quando non ne siamo all'altezza. Però è sempre cattiva questa qua. Cioè, allora, ci sono punti di vista, io ti posso dire il mio punto di vista qual è. Assolutamente. Io non faccio un uso eccessivo di overblow, overdraw e overbending. Per me sono delle note che ci sono. Affrontando generi musicali che sono diversi da quelli tradizionali, ma anche quando mi capita di suonare con gruppi di rock blues, no? Di pop music, ovviamente ci sono dei momenti in cui ti trovi in difficoltà e devi devi prendere la nota. Semplicemente una nota che è lì e se si deve suonare si suona. Hai detto che lo sai fare, ma non sei obbligato. Ok, come non sei obbligato a farlo, siccome lo sai fare, non sei neanche obbligato a non farlo, cioè è una tua scelta. Cioè non è un obbligo, non è che non piglio l'uva oggi perché non ci arrivo. Piglio l'uva oggi perché non mi va. Hai la libertà di scegliere. Il messaggio che comunque in generale deve passare in questi casi è quello che comunque chi sa fare l'overblow, chi non lo sa fare, non nasce una suddivisione di categoria o di livello. Perché conosco tantissime persone che sanno suonare, fanno perfettamente l'overblow, l'overdraw, anche l'overbending di 4 toni, però poi alla fine due note insieme non le sanno mettere. Sì. Questa cosa quindi non è una classificazione, però quello che dici tu è giustissimo, cioè nel senso che bisogna guardare un attimino nel completo della tecnica e dire ho a disposizione questo, non le voglio fare perché E lì mi inserisco, perché una delle domande più frequenti che ricevo è: allora, io voglio diventare un armonicista di livello, quindi mi chiedono: Saverio, allora è obbligatorio che io sappia fare l'overblow e gli overdraw e quello che sia. È recente proprio. E la mia risposta è no. E questo ragazzo che mi ha contattato mi ho un po' le idee confuse perché ho pochi soldi, perché mi dicono che devo frequentare un maestro che mi deve seguire per almeno 2 anni. Come almeno... tipo Karate Kid praticamente. Sì, anzi ho consigliato, se te vuoi studiare veramente la musica, iscriviti al conservatorio, non ti fare 2 anni di lezioni sempre con lo stesso maestro, per quanto aperto, bravo possa essere, ma semmai impara le nozioni base e poi se sei una persona intelligente e se dedichi un tempo giusto ma anche qualitativamente fondato, arrivi anche con quelle nozioni di base a scoprire nuove cose, insomma avere quasi la carta geografica, poi la direzione la scegli. Sono d'accordissimo. La tecnica serve solo per comunicare meglio, in fondo più parole noi conosciamo. È una facilitazione. Sì, più parole noi conosciamo, più riusciamo a tradurre in pensieri le nostre emozioni. Nella tua visione di coach, ti arriva
ti arriva un ragazzo, una ragazza che sia, e ti fa la stessa domanda che fanno a me. Io voglio diventare il miglior armonicista del mondo. Ok. Boom. Tu come lavori su questa? Perché da collega psicologo e psicoterapeuta ti dico, lì è un problema, perché uno che ti pone una domanda del genere, io non mi sento di iniziare un percorso garantendo che diventerà il miglior armonicista del mondo. A proposito tu come lavori su questo aspetto? Bisogna prendere atto del fatto che non è necessario diventare più bravo tu devi diventare più bravo di te stesso. Per diventare più bravo del mondo, come si fa a fare? Cioè, condizio sine qua non sarebbe uccidere tutti gli armonicisti del mondo. No, ma perché... comunque è una soluzione valida. È una soluzione valida ma discutibile. In un mondo fatto di competizione, il nostro mondo è questo. Noi abbiamo fatto questo salotto per condividere con gli armonicisti, indipendentemente dal loro livello professionale, ma con gli appassionati dello strumento, per uno scambio. Non era nostra idea quella di invitare i migliori o proporci come migliori, perché non è assolutamente questo. Però sempre più spesso ci sono le sfide, le gare. Non so, c'è il campionato mondiale di armonica, no? Che sono sicuramente delle vetrine, raggiungere quelli, ma quanto questo poi va a discapito invece della funzione della musica stessa? Cioè, a mio avviso è molto a discapito. Non so, tu invece il coach che mira a potenziare le qualità di una persona, quando poi fai i conti con un mondo fatto di competizione, fatta di rivalità, fatta di... Questa sorta di rivalità capita anche spesso all'interno di un gruppo con strumenti differenti. Capita anche se non ci sono strumenti. Cioè, nella serie tu fai 3 giri da solo, il chitarrista ne farà 8. Esatto. Capita in ogni occasione. È lungi da me andare a dire non è importante vincere. Cioè, qua lo dico e qua lo nego. Allo stesso tempo partecipare con quella dedizione, quella passione, sapendo che tu puoi ottenere la tua migliore performance di te stesso. Tu non ti prepari solo per vincere, ti prepari perché ti piace studiare. Poi magari fai un concerto importante e va male. Ok, volta pagina e fai un altro. Se uno dovesse valutare i risultati di un allievo, no? Se devo per esempio valutare esattamente se quello è il suo strumento, oppure no, è per un discorso anche di coscienza, ma anche l'allievo capire effettivamente perché non ottiene il risultato. Mi viene in mente una frase di Einstein che dice: follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi diversi risultati. Cioè, se io faccio una cosa e non va, non mi posso ostinare fino a quando non svengo dalla stanchezza, fino a quando sono stremato e allora ci rinuncio e cambio strumento, o addirittura rischio pure di abbandonare la musica. Non posso fare tutto questo per superare quell'ostacolo. Cambiare strumento può essere anche cambiare insegnante. Cambia l'insegnante e misteriosamente l'allievo diventa bravo. A parte questo, cioè se io comunico, insegno, mi devo assumere una buona parte di responsabilità. Cioè non basta che dico ok, se l'alunno non l'ha capito è colpa sua, se l'alunno non l'ha capito invece sono stato bravo io. Poi non c'è un metodo esatto per tutti per scoprire il migliore insegnante o il miglior metodo. Il mio consiglio è provarne diversi di metodi, non parlo solo di insegnanti, di metodi, di tecniche, affinché si possa provare. Non vuol dire fare una volta e basta, provare più volte, fino a quando non si trova la via migliore per arrivare dove si vuole arrivare. Tutti gli amici musicisti che conosco, tutti, vanno in terapia, è possibile? In terapia. Ma secondo me non sono così maturi tutti da andare in terapia, cioè dovremmo andare tutti in qualche modo. Terapia forse è una parola più impegnativa, però quantomeno fare un percorso di crescita personale, quello è una cosa auspicabile per tutti. Tutti possiamo diventare meglio di come siamo, perché non vuol dire diventare supereroi, vuol dire migliorare semplicemente la nostra quotidianità. Mi viene in mente come le spiegavano quando ho fatto il master in coaching a Torino. Io sono stato l'unico che ha fatto la tesi su un musicista, con cui ho lavorato per diminuire l'ansia da prestazione. E cioè come? Con lui ho lavorato principalmente con l'ipnosi, questa parola che sembra ipnosi, Okay. che è molto diversa da quella che
ci propone la televisione. In sintesi, vivificazione, un far vivere alla persona sotto stato di ipnosi. Un concerto. Esattamente, un concerto Vai. in cui lui faceva le cose che fa normalmente, ma invertendo quel trigger, quel grilletto, tra virgolette, che innescava quell'ansia. Lui aveva proprio il massimo picco di ansia, lo raggiungeva quando si sedeva, prendeva la chitarra e si sistemava il microfono. Perfetto, noi abbiamo utilizzato questi esatti grilletti, trigger, per far scattare una sorta di entusiasmo. Ecco, si è trasformato l'ansia in entusiasmo. Quindi paradossalmente quelle sensazioni che per lui erano codificate come ansia. Salivazione azzerata, la Fantozzi. Uguale. Per lui prima era ansia, poi piano piano è diventato voglia di. E ha fatto una svolta meravigliosa.